Se impari l'italiano da un po' di tempo, probabilmente sai che la, lo, ti, mi, ci sono parole un po' difficili da maneggiare. Si mettono prima o dopo il verbo. E poi, quando si usano invece altre versioni di queste parole come lui, lei oppure tu o te, e quando diavolo si usano ci e ne soprattutto, e le combinazioni melo, telo, celo, ci si. Oggi parliamo di pronomi personali, parole grammaticali che in italiano sono un po' difficili da padroneggiare, ma che sono assolutamente cruciali perché, si usano davvero tutto il tempo. Ed è per questo che ho creato un quiz che ti può aiutare a capire se le sai usare bene. Preparati perché è una vera sfida, ma ti dirò di più, ho anche creato un intero corso specifico su questo tema, quello dei pronomi personali. Te ne parlo però alla fine del video. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara l'italiano. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno e ricorda che la trascrizione integrale di ogni video si trova sul mio sito podcastitaliano.com. Ho anche preparato un PDF che accompagna il quiz. Potrai usarlo per dare un'occhiata a tutte le domande mentre guardi il video, così puoi controllare subito le risposte che saranno accompagnate anche da altri esempi. Se vuoi puoi anche proprio stamparlo, te lo consiglio. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo comodo codice QR. Dunque, ho pensato a 10 domande per misurare il tuo dominio dei pronomi personali. Il punteggio massimo che puoi ottenere è 21 punti. Funziona così: ascolta e leggi la domanda, metti in pausa il video per riflettere sulla risposta, rispondi, controlla la soluzione e annota il tuo punteggio per ogni domanda. Infine, calcola il tuo punteggio totale e scrivimelo nei commenti. Lo aspetto, mi raccomando. Prima domanda. Quale dei seguenti pronomi soggetto suona più naturale nella frase? Fiorenza era una persona speciale. Aveva un'anima luminosa e vasta. In questo spazio dobbiamo mettere ella, dobbiamo mettere lei, dobbiamo mettere niente, nessun pronome, oppure essa. La risposta corretta è C, nessun pronome. Escludiamo A perché il pronome ella è antico, è arcaico, ne ho parlato nello scorso video, era usato in italiano fino alla metà del 1800, ma da quel momento ha iniziato a essere usato sempre più raramente, fino a scomparire. Ecco, non penso nessuno abbia scelto questa opzione, almeno credo. Escludiamo anche D, perché esso o essa si riferiscono normalmente a qualcosa di inanimato, quindi non si usano per parlare di persone, come in questo caso, o di animali, e poi sono abbastanza formali, non si usano praticamente mai nella lingua parlata. Ed escludiamo anche B, perché il pronome lei in questa frase è superfluo, è innaturale. È ovvio che il soggetto di aveva è lo stesso soggetto di era. A meno di contesti particolari non serve specificarlo, anzi è innaturale farlo. Per la stessa ragione, C è la risposta corretta. Ti ricordo con l'occasione che in italiano i pronomi soggetto sono effettivamente usati, cioè sono espliciti, sono espressi solo quando hanno una funzione particolare, che può essere una funzione di enfasi, di contrasto, per rimuovere la possibile confusione sulla persona, sulla cosa, l'entità a cui si riferisce. Quindi la cosa più comune in italiano è proprio non usare il pronome soggetto, lasciarlo implicito, non espresso. Un punto se hai indovinato, segnatelo, mi raccomando. Domanda 2. In quale delle tre frasi, che sono tutte corrette, il pronome gli ha il valore grammaticale di femminile plurale? 1. Abbiamo incontrato il tuo amico e gli abbiamo fatto i complimenti. 2. Abbiamo incontrato le tue amiche e gli abbiamo fatto i complimenti. 3. Abbiamo incontrato i tuoi amici e gli abbiamo fatto i complimenti. La risposta corretta è B. Nella frase B il pronome si riferisce a le tue amiche, dunque un nome femminile plurale. Escludiamo invece A, dove il pronome sostituisce
il tuo amico, un nome maschile singolare, ed escludiamo anche C, dove il nome sostituito è i tuoi amici, maschile, plurale. Questa domanda serve a ricordarci che in italiano alcuni pronomi hanno più di un significato, più di un valore grammaticale. Ad esempio, il pronome gli può significare a lui, a loro, femminile, o a loro, maschile. Domanda numero 3. Solo una di queste frasi è corretta per concordanza, cioè per la relazione che esiste tra i pronomi, soggetto-oggetto, da un lato, e i verbi dall'altro. 1. Lei è uscito dalla mia vita, l'ho persa. Lei è uscita dalla mia vita, l'ho perso. Lei è uscita dalla mia vita, l'ho persa. Lei è uscita dalla mia vita, non le ho data abbastanza. La risposta corretta è C. Nella frase C vediamo la giusta concordanza tra pronome soggetto femminile, lei, e participio nel tempo composto con ausiliare essere, lei è uscita, e tra pronome oggetto diretto e participio l'ho persa. Significa la ho persa, ma nessuno in realtà direbbe mai la ho persa, si dice l'ho persa, quindi L''O. La risposta A non va bene perché al posto di uscito dovremmo avere uscita. Serve la concordanza tra pronome soggetto e participio nel tempo composto con ausiliare essere. La risposta B è scorretta perché al posto di perso dovremmo avere persa. Deve esserci la concordanza tra pronome oggetto diretto e participio. L'ho persa. La risposta D infine non funziona perché al posto di le ho data dovremmo avere le ho dato, c'è una concordanza tra pronome oggetto indiretto, le, e participio che non serve, non si fa in italiano. Ti ricordo infatti che il participio, quando si accorda con il pronome, si accorda con il pronome diretto, non con quello indiretto, quindi l'ho vista, l'ho chiamata, perché sono pronomi diretti, ma le ho scritto, le ho parlato, perché sono pronomi indiretti. Quelli indiretti significano a lei o a lui, quelli diretti significano lui o lei, oppure anche loro, quindi senza la preposizione. Un punto se hai indovinato. In quali delle seguenti frasi il pronome C non ha un significato locativo, non si riferisce cioè a un luogo che è stato menzionato prima? 1. Dario mi piaceva, era la prima volta che ci uscivo. 2. Amavamo entrambi il cinema, ci andavamo spesso. 3. Al cinema ci rilassavamo e staccavamo dal mondo. 4. Quella notte, usciti dal cinema, ci siamo abbracciati e baciati. 5. Il bacio è stato intenso, ci ho pensato e ripensato tutta la notte. Quindi scegli le risposte in cui il C non ha un significato locativo, cioè non si riferisce a un luogo. Le risposte che contengono un C non locativo sono A, C, D e E. Solo nella risposta B il C ha significato locativo. Si riferisce infatti a un luogo di cui si è parlato in precedenza. Significa quindi al cinema. Nella frase A C diversamente significa condario. Nella frase C il C ha valore pseudo-riflessivo, come lo chiamo io. Rilassarsi è un verbo pseudo-riflessivo, cioè si comporta come un riflessivo, ma non lo è tecnicamente. Nella frase D invece ha valore reciproco. Abbracciarsi e baciarsi sono verbi reciproci. Le due persone si abbracciano o si baciano reciprocamente, a vicenda, l'un l'altro o l'un l'altra. Nella frase E, infine, sostituisce al bacio, quindi un gruppo introdotto dalla preposizione a. Bene, prendi un punto per ogni risposta che hai analizzato correttamente. Quindi se hai detto che la B era l'unica locativa e le altre non lo erano, hai risposto bene e prendi 5 punti. Grosso bottino. In quali delle seguenti frasi il pronome ne non ha un significato
partitivo, non indica cioè la parte di un tutto e non serve a specificare una quantità. 1. La libreria aveva una pessima selezione, ne sono uscita subito. 2. I libri sono la mia vita, ne ho bisogno per essere felice. 3. I libri sono la mia vita, ne compro decine ogni mese. E dunque, quale non ha un significato partitivo, una parte di un tutto? Le risposte corrette sono A e B, cioè solo nella frase C il ne ha valore partitivo. Qui la presenza del ne dipende dall'espressione di quantità decine. Nella frase A, diversamente, il ne indica un movimento di allontanamento da un luogo, cioè significa dalla libreria. Nella frase B, infine, il ne sostituisce un complemento introdotto dalla preposizione di. Ho bisogno dei libri, ne ho bisogno. Bene, fai un punto per ogni risposta che hai analizzato correttamente, per un massimo di 3 punti. Completa la frase con il pronome combinato appropriato. Abbiamo ricevuto gli inviti. Hanno consegnati oggi. Dunque, qui le opzioni sono mele, tele, celi, vel con l'apostrofo e glieli. La risposta corretta è C. Celi. Il pronome indiretto ce qui significa a noi, mentre il pronome diretto li sostituisce gli inviti. Nessun'altra soluzione qui funziona. Prendi un punto se hai indovinato. Domanda numero 7. Di nuovo completa la frase con il pronome combinato corretto. Chi accompagna le bambine a scuola? Accompagni tu? E dunque, cele, cela, cene, cel con l'apostrofo o celi? La risposta corretta è A. Ce-le. Il pronome ce in questo caso è locativo e significa a scuola. Il pronome le sostituisce invece le bambine. In questo caso avremmo potuto anche dire soltanto le accompagni tu, funziona comunque, ma visto che abbiamo un luogo possiamo dire ce le accompagni tu, cioè in quel posto, a scuola. Nessun'altra soluzione qui ha molto senso, quindi ecco, un punto se hai indovinato la risposta corretta. E passiamo alla 8. Continuiamo sempre con i pronomi combinati. Sceglimi quello giusto. Quante gocce hai dato al bambino? Ho date 20. Mene, mele, cene, gliene o gliene con uno spazio. La risposta corretta è di gliene, scritto come un'unica parola. Glie qui significa a lui, al bambino, ne invece ha valore partitivo, cioè si riferisce a gocce e quindi lo usiamo perché nella frase c'è un'espressione di quantità, il numerale 20. Un punto se hai indovinato. Domanda 9. In quali delle seguenti frasi all'imperativo la posizione del pronome è corretta, è quella giusta? Numero 1. Mi rispondi, per favore. 2. Rispondimi, per favore. 3. Rispondetemi, per favore. 4. Mi rispondete, per favore. 5. Mi risponda, per favore. E 6. Rispondami, per favore. Ce ne sono varie di corrette. Sai dirmi quali sono? Le risposte corrette sono la B, la C e la E. Infatti ti ricordo che il pronome con l'imperativo segue queste regole. Dopo il verbo con l'imperativo informale, quindi se il soggetto è un tu, rispondimi, o un voi, rispondetemi, se il soggetto è un lei di cortesia, di rispetto, quindi mi risponda,
si mette invece prima, mi risponda, mi dica, mi parli. Bene, un punto per ogni risposta che hai analizzato bene, per un massimo di 6. Questo sì che è un bottino ghiotto. Bene, arriviamo alla domanda numero 10. Completa la frase con un verbo pronominale idiomatico, cioè con un verbo che contiene uno o più pronomi al suo interno e ha un valore idiomatico, cioè che non si può prevedere facilmente se non lo conosci. La situazione che si era creata non mi piaceva per niente, per questo ho deciso di 1. Cavarmela, 2. Prendermela, 3. Svignarmela e 4. Spassarmela. La risposta corretta è C. Svignarmela, che significa andare via, scappare via, quindi ha una certa sfumatura di fretta, di urgenza. Le altre risposte invece non vanno bene perché cavarsela significa riuscire a gestire una situazione difficile, quindi non c'entra. Prendersela significa offendersi per qualcosa, quindi perché te la sei presa per il mio commento? Non volevo offenderti. E spassarsela significa divertirsi. Oggi forse non si usa più così tanto, quindi ce la siamo spassata ieri in piscina. Bene, siamo arrivati alla fine del test. Com'è andata? Ti sei scritto i punteggi, vero? Fammi sapere nei commenti, mi raccomando. Se hai totalizzato 21 punti, complimenti, ottimo lavoro. Se hai ottenuto un risultato compreso tra i 14 e i 20 punti, hai dimostrato di avere una buona padronanza del sistema dei pronomi personali, ma hai ancora qualche dubbio da risolvere. Se il tuo punteggio è inferiore ai 14, i dubbi sono più numerosi e il consiglio che ti do è di continuare a lavorarci sui pronomi. Come farlo? Tieniti forte perché ho la soluzione per te. Settembre sarà il mese della prossima sfida grammaticale di Podcast Italiano, mi riferisco alla sfida I pronomi personali in 30 giorni. È una sfida interessante perché abbiamo adottato un approccio innovativo, quello della grammatica degli argomenti che scoprirai nel corso, è molto interessante. Esploreremo in profondità l'intero sistema dei pronomi personali italiani, che è piuttosto complesso, come forse hai visto anche in questa sfida. Avrai un po' di lavoro da fare tutti i giorni, per 30 giorni, con un video ogni 2 giorni, un ripasso il giorno successivo al video ed esercizi tutti i giorni. Inoltre avrai un insegnante a tua disposizione per ogni dubbio e ogni domanda. Lo scorso aprile abbiamo fatto una sfida di congiuntivo che è stata molto partecipata ed è piaciuta molto agli studenti. E da quella sfida abbiamo imparato alcune lezioni e siamo convinti che questa seconda sfida sia ancora meglio e più bella della precedente. Ma ti ricordo che sarà aperta solo durante il mese di settembre, poi chiuderà e per molto tempo non sarà più possibile acquistarla. Questo perché vogliamo che ci sia questo elemento più interattivo. Ma non ti preoccupare perché i contenuti rimarranno tuoi e potrai riguardarli anche dopo il mese di settembre ogni volta che vorrai. Quindi se ti servirà più tempo per completarla, potrai farlo senza alcun problema. Le vendite sono già aperte da qualche giorno. Puoi iscriverti alla sfida fino al 2 settembre, ma ti consiglio di farlo prima perché il 2 settembre avremo già iniziato e sarai già un pochino indietro. Comunque trovi tutti i dettagli nella pagina che ti lascio in descrizione, quindi vai a dare un'occhiata. Spero di vederti nella sfida. A presto!